So che non è un argomento di tuo particolare interesse. Quale? Il chipset. No. Però io mi sono un po', diciamo, emozionato quando ho scoperto già qualche mese fa che era uscito il 9039 Pro della Sabre, che sostituisce il 90, non lo sostituisce, no, rimane, affianca il 9038, 9038, la cui unica differenza è un Hyperstream 4 e una cosa utilissima, lo vuoi sapere qual è? Quale? La compatibilità con l'MQA. Ah, beh, imperdibile, arrivati a questo punto l'imperdibile MQA, che esatto. è fallita. È fallita, è morta, quindi hanno fatto il chip compatibile con l'MQA e l'MQA non c'è più. Bene, allora... Però avevo letto da qualche parte che sarebbe stata acquisita da qualcuno e che magari poi questo standard è che MQA tornerà, chi lo sa, va bene. Topping D70 Pro, ci è piaciuto, chi lo sa, subscribe, campanella, a tra poco, ciao! Ciao! Io che non sono particolarmente sensibile al tema dell'aumento della numerazione dei chipset, sì, direi, forse a costo di essere volgare, che non me ne può fregare di meno, mi è tanto piaciuto il display di questo. Sì. Lo so. E adesso stiamo vedendo un dettaglietto. E è carino. È molto carino, tra l'altro è un display ovviamente OLED a colori ad alta risoluzione, anche piuttosto veloce nella risposta, perché quello che è piaciuto tanto a tutte e due, che ci fa ricordare un po' dei vecchi tempi andati, è questo Viewmeter Ambra. Sì, che poi è strano perché uno è abituato a vederne due, qua ce ne sta uno solo che monitora il segnale, il livello di uscita, il livello di uscita per tutti e due i canali. Per tutti e due i canali. Vabbè, oppure c'è un simpatico equalizzatore e analizzatore di spettro. Analizzatore di spettro con sotto il livello, quello però mi ricorda un po' l'RME che abbiamo provato, esatto, che abbiamo provato tempo fa, che è un DAC professionale di un altro livello. E poi c'è un'ulteriore schermata che invece è quella probabilmente che serve di più, dove c'è la frequenza di campionamento e il formato del file in ingresso. E il livello di uscita qualora uno utilizzi questo apparecchio anche come preamplificatore. Ah, perché questo fa anche da pre, Giulio? Questo fa anche da pre, ci sono diverse modalità di impiego, c'è la modalità DAC, che è quella in cui noi lo stiamo utilizzando adesso, cioè uscita fissa ma regolabile fra 4 e 5 volt, e noi lo abbiamo collegato al Copland e quindi lo stiamo utilizzando proprio nella modalità DAC. DAC 4 volt. DAC 4 volt. Sì. Le uscite sono di tipo bilanciato e di tipo sbilanciato. Esatto. E potremmo azzardare a memoria, quindi per quel che vale, che in bilanciato suona bene, laddove un altro topping che avevamo provato di livello altino, par di ricordare che suonasse meglio in RCA. Qui tenderei a dire il contrario. Comunque, insomma, le uscite sono sia sbilanciate che bilanciate. Le si possono utilizzare contemporaneamente oppure singolarmente. Da menu, perché c'è un menu piuttosto articolato, granulare. Sì. L'unico problema di questo menu è che io ho sbagliato e a un certo punto ho messo una lingua che non era l'inglese, e quindi siccome c'è l'inglese o coreano, giapponese, cinese, sì, non si capisce niente, ho dovuto fare poi il reset e col reset torni all'inglese. Molto bene, quindi poi ingressi coassiale, ottico, AS-EBU, USB, sì, e il tanto amato Bluetooth di ultima versione, ovviamente. Sarà proprio ultimissima, che più ultimissima non si può. Però secondo me qui è stato fatto un passo avanti rispetto a prima. Perché? Perché il Bluetooth in questo caso è escludibile. Esatto, l'esclusione del Bluetooth significa, me lo sono studiato, che spegne proprio il ricevitore Bluetooth, e quindi spegnendo il ricevitore Bluetooth evita che le radiofrequenze del Bluetooth possano in qualche modo rovinare il segnale audio. In questo caso è spento. Perfetto. In questo caso noi lo stiamo utilizzando in USB. Sì.
collegato al, diciamo, PC autocostruito secondo determinati criteri, sul quale sta girando Audio Linux e sta funzionando come NAA, quindi sta funzionando come interfaccia di rete del server HQ Player che sta in tutt'altra parte dello studio. È chiaro che anche se noi abbiamo fatto un'implementazione un po' più articolata del normale, questo chiaramente è un DAC con l'ingresso USB che può funzionare col computer, con qualsiasi cosa, a qualsiasi cosa voi vogliate. Ho un'altra implementazione che non era stata fatta in passato sui topping, ma come sugli SMSL che abbiamo provato in precedenza, è la differenziazione tube transistor o off, che a te non è piaciuta molto, soprattutto perché non è che abbiamo sentito tutta questa differenza. Allora, ecco. Devo dire che noi questa differenziazione, allora, c'è un menu che mi pare che si chiama Sound Mode o qualcosa del genere, dove tu gli puoi dire off, poi va tube e poi transistor, quindi dovrebbe virare il suono più verso il caldo suono delle valvole o il suono del transistor un po' più freddo e analitico. La volta precedente in cui noi l'avevamo trovato, io non mi ricordo su che apparecchio era, forse un SMSL, può darsi, non me lo ricordo, però accidenti quanto si sentiva, cioè tu mettevi la versione tube e veniva fuori quell'effetto valvola un po', forse, ricordo che l'avevamo anche detto, un po' eccessivamente forzato. Qui è, secondo me, eccessivamente discreto, cioè tra tube e transistor io non è che abbia riscontrato così grandi differenze, così come non ho trovato grandi differenze fra i 7 filtri di uscita, apodizing, brickwall, insomma chi più ne ha più ne metta, che però ancora una volta io mi ritrovo sempre con la stessa tematica, cioè 7 filtri che si assomigliano tutti moltissimo e che quando li vai a selezionare per sceglierli non sai che pesci prendere. Io tendenzialmente preferisco una scelta limitata, ad esempio mi viene in mente Chord che, se non ricordo male, ne ha 4, però viva Dio, 4 senti le differenze e sei anche in grado di dire con questa traccia funziona meglio il filtro 1, con quest'altra funziona meglio il filtro 3. Qui io onestamente non saprei bene dire qual è il filtro che mi è piaciuto di più. Ultima particolarità, e poi passiamo allo sventramento, perché questo è un DAC, si chiama bandwidth. 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 Lo so, larghezza di banda. Lo so, ma io ho questa pronunciation un po' così. Che serve però, uno dice sarebbe forse per l'uscita audio, no, è per limitare la correzione del jitter. Sì. E parte da 0 e arriva a 11 o 14, una cosa del genere, il default è 5 e quindi passa da uno 0, che è una posizione nella quale c'è la massima tolleranza verso il jitter, al massimo che invece c'è minore tolleranza per il jitter e quindi una correzione diversa. Mi pare che loro dicono più basso è il valore che tu imposti, meglio è. Più alto, peggio è, ma diventa più compatibile con sorgenti. Esatto. E probabilmente sorgenti ad alto jitter. Sì. Non la vedo una cosa facile, cioè io non l'avrei fatto personalmente perché poi devi farlo a orecchio e invece dipende dalla sorgente, dipende da tante cose, è un po' scivolosa come cosa. Un po' scivolosa. Però c'è. Sì, ammetto che è un po' scivolosa. E detto questo ci sono un paio di considerazioni da fare per quel che mi riguarda sull'aspetto proprio dell'ergonomia dell'apparecchio. Sì, giusto. Allora, il display abbiamo detto è delizioso, è ben fatto, è carino, ma è un display che si può leggere a distanza molto ravvicinata. E qui ritorniamo al solito discorso di questi display piccolini, ne abbiamo visti tantissimi negli ultimi 2 anni, che sono leggibili a distanza di 10-15 cm, forse se uno è un po' più giovane di noi e ha una vista particolarmente buona, ma certo non lo vedi alla distanza del divano. Sì, alla distanza del divano vedi solo la
risoluzione perché, Sì, perché diventa un carattere po' grosso. Sì. Il che mi fa pensare che poi il retropensiero di chi progetta questi apparecchi è per un setup da tavolo. Infatti questo è anche abbinato a un amplificatore per cuffia, quindi può, ecco. Sì, Allora mi col immagino suo- che se tu hai un setup piccolino da tavolo, che magari tu lo ascolti con la cuffia e quindi hai necessità, perché sei vincolato dal filo, di stare lì vicino, va benissimo. Quando hai un setup classico, quindi che i diffusori e il divano, la sedia a una certa distanza, questi oggetti così piccoli a me non fanno proprio tanta simpatia. Sì, l'unica cosa è che siccome è largo circa 20, Sì. se ne metti due affiancati diventano 40 ed è Diventano la 40, larghezza normale di un apparecchio hi-fi. Sì. Quindi immagino il DAC e accanto il suo amplificatore finale e quindi puoi fare un sistema. Ecco, È questa anche l'unica. vero che poi se facessi invece il contrario, cioè se tu mettessi questo oggetto qui dentro a un cabinet di dimensioni normali, ti ritroveresti in quella casistica, pure quella ci è capitata tante volte, che tu hai un cabinet a dimensione standard, apri e dentro c'è una schedina così, il resto è una prateria vuota. Vuota, tra l'altro con la controindicazione del prezzo, perché quando fai un cabinet grande il prezzo non può essere Non è circa lo 600 stesso, euro, che è il questo. trasporto non è lo stesso non è lo perché lo metti stesso. in uno scatolone più grande. Esatto, diventa Capisco tutto- che ci sono delle problematiche. Detto questo, però, ecco, da forse appassionato di lunga data, io mi trovo meglio con gli apparecchi che hanno dimensioni standard. Sì, grandi. questo Comunque, tant'è, questo è, Giulio, questo è, tant'è. questo è. Il prezzo? E il prezzo l'abbiamo accennato prima, il prezzo è circa 600 e qualcosa euro, siccome è una cosa che si vende fondamentalmente su Amazon, oscilla secondo la fantasia momentanea Dell'algoritmo di Amazon. dell'algoritmo di Amazon, quindi intorno ai 600, 650, 580, insomma quello più o meno è il prezzo. Distribuzione? Distribuzione non lo so, non lo sappiamo. Amazon diciamo Amazon. più o meno, quindi Passiamo. allo sventramento. Ciao. Giulio caro, non ho potuto, cari amici follower, scusatemi, fare più di tanto lo sventramento perché questi signori di Topping si sono fatti furbi. Che hanno fatto? Hanno fatto in modo che se voglio togliere tutto il circuito, Sì. devo per forza staccare questa parte qui, questa parte di vetrino. Sì. Perché c'è una vite poi, una volta staccato il vetrino c'è una vite che mi permette di togliere il display. Una volta tolto il display posso staccare il flat e quindi posso estrarre la scheda. Quindi Questa cosa ci tarpa un po' le ali. ci tarpa molto le ali, aspetta che metto gli occhiali. Però qualcosa la possiamo vedere, Giulio, si vede, si inquadra, ti avvicini? Allora, sì, io quello che vedo Sì. è quello scatolotto nero su cui c'è scritto Topping, Questo? che mi sa che è uno dei pezzi forti dell'oggetto. Allora, questo è il circuito IV01, non mi ricordavo come si chiamava, è un convertitore corrente tensione, si chiama IV e fa parte del circuito di uscita. Infatti Ma vogliamo dire che cosa fa e perché ci sta? No, dillo tu, prego. Dillo. No, allora io so che il chip Sabre esce in corrente, Esattamente. ma la corrente deve essere convertita in tensione. Esattamente. Quindi è un elemento dello stadio di uscita. In pratica lo stadio di stadio di uscita vero e proprio, Ok. che è incapsulato. Questa è un'idea che hanno copiato, perché Sì. quante volte abbiamo visto le Sì. sezioni di uscita incapsulate, però tant'è, insomma, hanno fatto questo modulo IV01 che è subito a ridosso degli XLR e degli RCA di uscita. Quindi Eccolo immagino qua. che il percorso del segnale sia particolarmente breve. in Breve, questo esatto, caso. bravissimo, esatto, molto molto breve. Poi vediamo questo che è il modulo che ti piace tanto. Non lo vedo, ma suppongo. Ah, sì, sarà sicuramente il mio amato Bluetooth, cioè- bravissimo, esattamente. Poi scusate tanto,
Qua possiamo vedere l'alimentazione. Allora, l'alimentatore è per certo molto simile a quello del topping che avevamo già provato, C'è scritto qualche cosa sopra, chissà che c'è scritto. ma non lo so, non Va si bene, vede, non non si importa. vede, va bene. Alimentazione a 12 volt, quindi 12012. Ok. Ok, il circuito stampato è un circuito stampato a 4 facce fatto molto bene. Sì. E poi qui possiamo vedere, laggiù per quel poco che si vede, in fondo c'è il chip, l'ESS 9039. Allora, sul pannello posteriore poi ci sono i trigger a 12 volt in and out e le prese di cui abbiamo già detto. Chiudo, AS, chiudo sì, così. sì. AS, USB, Bluetooth, il connettore per l'antenna, coassiale, ottico e poi le due uscite RCA e XLR. Semplice, semplice. Sventramento mai stato così veloce. Sventramento, sì, forse mai stato così veloce e forse non particolarmente appassionante, ma Quello che possiamo, del che dobbiamo resto fare? noi abbiamo massimo rispetto degli apparecchi e quindi arriviamo fino a un certo punto, ma poi se vediamo che la cosa va oltre e potremmo rovinarlo, ci fermiamo. Assolutamente, Giusto? assolutamente. Andiamo all'ascolto. Ciao. Ciao ciao. È carino, Carini, sono carini. Sono molto carini. Quando uno li vede così, li tiene in mano, ci gioca, sono carini, su questo c'è poco da dire. E poi dopo, quando li metti in distanza dentro al mobile porte elettroniche, tendono un po' a sparire. A scomparire, sì, a scomparire. Beh, del resto la filosofia è quella di fare un affare il più performante possibile con cose blasonate dentro, facendolo costare il meno possibile. Quindi chiaramente devo dire, quello che ho apprezzato è che almeno non c'è troppa enfasi sulla possibilità di sostituire, non sostituire, cosa che invece abbiamo incontrato con il Fosi, che ancora oggi mi fa sorridere. Qualcuno ci chiede la prova dei Fosi mono, magari prima o poi la faremo, magari ci piaceranno, non lo so. Comunque, devo dire subito una cosa: i cinesi sono molto bravi a produrre anche in modo affidabile, perché poi sembrano e sono elettroniche oramai fatte Mature, bene, sì, mature, sì, fatte bene. Quello che un po' gli sfugge di mano è il fatto che tra uno schema, l'applicazione di uno schema col datasheet e disegnare uno schema che suona, c'è una certa differenza. E quindi in generale vedo che molta della produzione cinese, a parte qualche eccezione come quell'Harmony DAC che abbiamo provato, il live, che era effettivamente un prodotto proprio sopra le righe, al di fuori dal coro, sì, utilizzano normalmente gli schematics dei datasheet, ma come ho avuto modo di commentare qualche giorno fa con un famoso progettista, uno schema elettrico di un apparecchio audio è un po' come un bel quadro, quindi va saputo fare, va saputo disegnare, e ogni artista, mi viene da dire, perché poi quel progettista, quell'ingegnere diventa un artista che mette in campo le sue conoscenze, la sua sensibilità per far suonare lo schema in un certo modo. Questi prodotti cinesi di costo basso o relativamente basso mi sembra siano un po' tutti uguali dal punto di vista del suono, perché è il suono dello schema del datasheet e non quello del progettista. Forse quando i cinesi si accorgeranno che magari far fare soprattutto gli stati di uscita, perché poi gli stati di conversione sono chiusi, digitali, sono chiusi, sono quelli. Fare gli stati di uscita a qualcuno che magari ha una certa sensibilità sul suono probabilmente migliorerebbe molto le cose. Questo per dire, caro Giulio, per dire cosa? Che questo DAC mi è piaciuto, sì, come suono, è un suono un po' standard, veloce, ritmico, coinvolgente, appassionante, ti fa battere il piede per terra, ma non mi ha entusiasmato particolarmente. Allora, sono sostanzialmente d'accordo su tutto quello che tu hai detto.
non è che mi aspettassi mirabilie dal DAC solo in virtù del fatto che è cambiato il chipset di conversione. All'inizio di questo video ho un po' ironizzato su questo fatto e ancora oggi noi riceviamo commenti di persone che attribuiscono la totalità della prestazione di un DAC al tipo di chipset che monta a bordo, ma in realtà il DAC è un insieme di cose e, come tu giustamente dicevi prima, lo stadio di uscita fa una differenza enorme. Quindi ecco, per tutto questo, per dire che non mi aspettavo delle differenze abissali rispetto ad esempio agli altri topping che avevamo provato. Io poi, riandando un po' a memoria, ricordo che noi ne abbiamo provato uno di topping economicissimo, Sì, 100 euro. 100 euro, che quello sì mi aveva entusiasmato rispetto ai 100 euro, Certo. perché poi va sempre fatta la tara, no? 100 chiaro. euro che cosa ti dà? E accidenti, quello andava veramente molto bene. E quelli più costosi, insomma, così così, non è che proprio mi avessero travolto. Questo qui è vero, riconosco questa, chiamiamola impostazione standard, questa impostazione sonica forse non particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo. Tuttavia riconosco che rispetto agli altri topping che avevamo provato un passo avanti lo fa. Sì. Ora, tu dicevi dell'importanza dello stadio d'uscita. A confermare questa tua affermazione, io direi che lo stadio d'uscita di questo topping ha una eccellente prestazione sonica, specialmente nel collegamento bilanciato. Anche perché è bilanciato. Anche perché è bilanciato, perfetto. Quindi io suppongo che forse più che l'aspetto dell'Hyperstream di quarta generazione, magari c'è stato qualcuno del team progettuale che si è concentrato, come dicevi te, sull'aspetto dello stadio d'uscita, che è quello che ha un peso determinante dal punto di vista della prestazione sonica. Quindi tutto questo per dire che è un suono, non possiamo aspettarci l'immanenza, la maestosità del suono di un DAC come quello che tu citavi prima, il Live Harmony DAC, apparecchio strepitoso, lo abbiamo detto, però quello sta sulla fascia dei 3.000 euro. Certo. Qua stiamo sulla fascia dei 500 euro, quindi è evidente, lo sottolineo, è evidente che non ci si può aspettare una prestazione del genere e aggiungo grazie a Dio, perché se no non avrebbero senso i DAC che costano più di 500 euro. Certo. Quindi è normale che sia così e so che quando lo dico sto dando un dispiacere, una delusione a tutti quelli che dicono che per un DAC più di 500 euro non bisogna spenderli. Ovviamente ognuno fa quel che vuole con il suo denaro, però ecco, dire che dai 500 euro in su sono tutti uguali è un'affermazione sulla quale non mi trovo minimamente d'accordo. Detto questo, ribadisco il concetto che ho detto poco fa, non ho trovato delle differenze sostanziali tra i vari filtri di uscita. Abbiamo visto, e lo state vedendo adesso nel video, ce ne sono diversi, e il titolo, il nome del filtro lo abbiamo trovato tante volte, sono i classici Brickwall, apodizing, fase minima, fase lineare, insomma ce ne sono tanti, però le differenze in termini sonici sono tutto sommato piuttosto relative. Sì, piuttosto relative. Detto questo, la fascia dei 500 euro io mi sentirei di dire che è un prodotto eccellente, sicuramente consigliabile, sicuramente eccellente. Adesso su due piedi così faccio un po' fatica a farmi venire in mente qualche alternativa. No, c'è anche l'SMSL, ce ne sono vari, sì, ce ne sono vari. Rispetto a SMSL, devo dire una cosa, a me hanno sempre convinto di più gli SMSL dei topping. È vero. I topping che abbiamo ascoltato non mi hanno particolarmente entusiasmato. Questo qui devo dire è un po' differente, nel senso che ha un suono un po' più strutturato, un suono un po' più corposo,
un suono che si avvicina di più a quello dell'SMS. Ma infatti mi verrebbe quasi da dire, Giulio, che Te lo rubo un attimo. rubamelo, sì, che Topping aveva anche una costruzione un po' più modesta fino a Sì, qualche tempo vero, fa. vero, Mi vero. viene da dire che questo è il primo Topping che somiglia molto a un SMSL, forse che si sono copiati fra cinesi. Ma forse sì, ma forse però magari qualcuno gli avrà fatto notare che insomma una costruzione un po' più diciamo con una presentazione Raffinata. migliore, un po' più raffinata, magari insomma fa piacere all'acquirente. Però ecco, i connettori sono fatti bene, il layout del pannello posteriore non è troppo denso di prese per cui ci si accede facilmente. Insomma, direi che dal punto di vista costruttivo è un oggetto Tutti in che va alluminio, bene, insomma, è bello, sì, è bello, assolutamente. assolutamente consigliabile come DAC di ingresso, come DAC da abbinare a un amplificatore magari analogico, anche per cominciare a entrare, per chi ancora non è entrato, nel rutilante mondo della digitalizzazione, o anche per abbinarlo a un lettore di CD con un convertitore vecchio, perché con poco più di 500 euro, utilizzando l'uscita coassiale, se il lettore CD ha anche 5, 6, 7 anni, si fa un salto, C'è un salto notevole. notevolissimo. Per non parlare magari del lettore di CD vecchio di 15-20 anni che uno ha dentro casa, quello sicuramente nasce a nuova vita con un Esatto, convertitore piuttosto di che questo tipo. ricomprare tutto il lettore di CD, l'idea migliore probabilmente è quella di abbinarci un DAC. Quindi come prodotto per costare circa 600 euro, lo abbiamo detto prima, lo street price esatto è estremamente variabile, secondo me è un eccellente acquisto. Una cosa che non ha è la connessione per la cuffia. Sì, perché poi Topping fa un amplificatore per cuffia solo. Dedicato. Sì, dedicato. Quindi io lo consiglierei, ecco, come primo DAC, o come DAC di sperimentazione, per poi, ecco, magari vedere qualcosa di meglio. Mi ha convinto. Sì, ecco, non vi aspettate, come ha detto giustamente Giulio, delle prestazioni spaventose, perché comunque un DAC da 600 euro, ed è assolutamente vero, e sono assolutamente d'accordo, che i DAC da 2, 3, 4, 5.000 euro, 10.000 euro hanno tutto un altro suono rispetto a questo, però questo se la cava in modo estremamente dignitoso. Ecco, quindi detto ciò, sì, possiamo passare salutare alle conclusioni che abbiamo sostanzialmente già dette. Sì. E quindi passiamo ai saluti fondamentalmente. Ai saluti, subscribe, campanella, social, Facebook, Twitter, Instagram, fateci tanta pubblicità, stiamo piano piano salendo sempre di più con i followers, e di questo ne siamo molto contenti. E anche se non sappiamo quando questo video verrà messo pubblicato, online, possiamo dire che è il primo che realizziamo nel 2025, e quindi vi facciamo tanti auguri. Bravo, esatto. Ciao.